Lezione 1. Ho alcuni amici che verranno a trovarmi il mese prossimo. Anna, ho degli amici che verranno a trovarmi il mese prossimo. È emozionante. Da dove vengono i tuoi amici? Provengono da diversi paesi del mondo. È meraviglioso avere amici con background diversi. Sì, non vedo l'ora di mostrarli in giro e passare del tempo insieme. Hai pianificato attività o luoghi da visitare? Sto pensando di portarli in alcune famose attrazioni turistiche della nostra città. Questa è un'ottima idea. Potranno sperimentare la cultura locale. Voglio anche presentarli ai nostri ristoranti e caffè preferiti. Apprezzeranno provare diversi tipi di cucina. Assolutamente. Il cibo è un ottimo modo per connettersi e condividere esperienze. I tuoi amici hanno interessi o preferenze specifici? Sì, ho chiesto loro quali fossero le loro preferenze per rendere piacevole la loro visita. È premuroso da parte tua, John. Apprezzeranno la premura. Voglio che trascorrano momenti memorabili durante la loro visita. Sono sicuro che vivranno un'esperienza fantastica con te come guida. Grazie, Anna. Sono entusiasta di creare nuovi ricordi insieme. È sempre speciale trascorrere del tempo con gli amici, soprattutto provenienti da diverse parti del mondo. Sono d'accordo, Anna. È un'opportunità per imparare, crescere e rafforzare le nostre connessioni. Goditi i preparativi, John. Spero che vi divertiate tutti. Grazie, Anna. Mi assicurerò di mostrare loro il meglio di ciò che la nostra città ha da offrire. Sono sicuro che apprezzeranno i momenti e apprezzeranno la tua ospitalità. Sono grato per la loro amicizia e la possibilità di creare ricordi duraturi. L'amicizia non conosce confini. Divertiti con i tuoi amici, John. Grazie, Anna. Farò in modo che sia una visita memorabile per tutti noi. Lezione 2. Ero disordinato da bambino. Anna, ero disordinata quando ero piccola. Davvero? In che modo? Dimmi di più. Lascerei i miei giocattoli sparsi dappertutto. Sembra un tipico comportamento infantile. Sì, i miei genitori mi dicevano sempre di pulire la mia stanza. Hai avuto difficoltà a mantenere le cose organizzate? Sì, allora facevo fatica a tenere le cose in ordine. È normale che i bambini siano disordinati mentre esplorano e giocano. Credo che fossi più interessato a giocare che a pulire. Questo è comprensibile. Il gioco è importante per i bambini. Crescendo, ho imparato l'importanza di essere organizzati. È fantastico che tu abbia sviluppato quell'abilità nel tempo. Sì, essere organizzata mi aiuta a rimanere concentrata ed efficiente ora. È un'abilità preziosa da avere in molti aspetti della vita. Assolutamente. Ha fatto una differenza positiva per me. Hai trovato delle strategie che funzionano bene per te? Sì, mi assicuro di avere luoghi designati per i miei effetti personali. Questo è un approccio intelligente. Aiuta a mantenere le cose in ordine. Cerco anche di ripulirmi mentre vado avanti. È una buona abitudine da sviluppare. In seguito consente di risparmiare tempo e fatica. Lo fa, e mi dà anche un senso di calma e ordine.
È soddisfacente quando le cose sono organizzate, vero? Sicuramente. Contribuisce a creare un ambiente di vita piacevole. Sono felice che tu abbia imparato a essere più organizzato, John. Grazie, Anna. È stato un cambiamento positivo nella mia vita. Non è mai troppo tardi per sviluppare buone abitudini. Assolutamente, Anna. Continuo a lottare per il miglioramento. Beh, ammiro i tuoi progressi. Continuate così. Grazie per il tuo incoraggiamento, Anna. Lo apprezzo. Benvenuto, John. Ricorda, piccoli passi portano a grandi cambiamenti. Lo terrò a mente. Grazie, Anna. Lezione 3. Ho sentito che ti piace tenerti in forma adesso. Anna, ho sentito che ti piace tenerti in forma adesso. Sì, proprio così. Mi piace prendermi cura della mia salute. Questo è fantastico. Che tipo di attività svolgi per mantenerti in forma? Vado a correre e faccio alcuni esercizi di allenamento della forza. La corsa è un buon modo per migliorare la forma cardiovascolare. È anche un ottimo modo per schiarirmi la mente e alleviare lo stress. Posso immaginare la sensazione di libertà mentre corro. È rinfrescante stare all'aria aperta e connettersi con la natura. Hai un percorso o un sentiero preferito su cui correre? Mi piace correre lungo il lungo fiume vicino a casa mia. Sembra un percorso panoramico e tranquillo. Sicuramente mi aiuta a rilassarmi e godermi l'ambiente circostante. Che mi dici dei tuoi esercizi di allenamento della forza? Quelli specifici? Faccio esercizi a corpo libero come flessioni, squat e plank. Questi sono esercizi efficaci per rafforzare e tonificare i muscoli. Sì, richiedono un'attrezzatura minima e possono essere eseguiti ovunque. Questo è comodo. Non hai bisogno di una palestra per mantenerti in forma. Esattamente. Mi piace la flessibilità di allenarmi a casa o all'aperto. È fonte di ispirazione vedere la tua dedizione al fitness, Anna. Grazie, John. È diventata una parte importante del mio stile di vita. Hai notato cambiamenti positivi da quando hai iniziato? Sicuramente. Ho più energia e nel complesso mi sento più forte. È fantastico. È incredibile cosa può fare un regolare esercizio fisico. È vero. Prendersi cura del proprio corpo è importante per il nostro benessere. Stai dando un ottimo esempio, Anna. Continuate così. Grazie, John. Ti incoraggio a trovare attività che ti piacciono anche a te. Lo terrò sicuramente a mente. Il tuo entusiasmo è fonte di ispirazione. Sono felice di sentirlo, John. Supportiamoci a vicenda nei nostri percorsi di fitness. Assolutamente, Anna. Insieme, possiamo raggiungere i nostri obiettivi di salute. Questo è lo spirito, John. Ecco uno stile di vita sano e attivo. Lezione 4. Ho sentito che non ti preoccupi dei soldi. Anna, ho sentito che di solito non ti preoccupi dei soldi. Sì, è corretto. Cerco di non stressarmi. Questo è impressionante. Come fai a non preoccuparti?
Mi concentro invece sull'essere grato per ciò che ho. Questa è una mentalità positiva da avere. La gratitudine è importante. Credo che preoccuparsi non risolva il problema, quindi cerco di mantenere la calma. È un approccio saggio. La preoccupazione non fa che aggiungere stress inutile. Esattamente. Do la priorità a vivere entro i miei mezzi e a stare attento alle mie spese. Vivere entro i propri mezzi è un buon modo per mantenere la stabilità finanziaria. Cerco anche di risparmiare denaro e di pianificare il futuro. Il risparmio è un'abitudine intelligente. Fornisce un senso di sicurezza. Sì, avere un cuscino finanziario dà tranquillità. Hai qualche consiglio per gestire il denaro in modo efficace? Stabilisco un budget e tengo traccia delle mie spese per rimanere aggiornato. Il budget è essenziale per il controllo finanziario. Inoltre evito gli acquisti impulsivi e do la priorità ai miei bisogni rispetto ai desideri. Questo è un approccio disciplinato. Aiuta a evitare spese inutili. C'è voluto del tempo per sviluppare queste abitudini, ma mi sono state utili. È stimolante vedere la tua responsabilità finanziaria, Anna. Grazie, John. È un processo di apprendimento continuo. Apprezzo il tuo punto di vista. È qualcosa su cui posso lavorare anche io. Sviluppare un rapporto sano con il denaro è importante per tutti. Sono d'accordo. Si tratta di trovare un equilibrio ed essere consapevoli delle nostre scelte. Assolutamente, John. Il denaro non dovrebbe consumare la nostra felicità. Parole sagge, Anna. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Benvenuto, John. Continuiamo a dare priorità al nostro benessere rispetto alle preoccupazioni per i soldi. Su questo sono d'accordo con te, Anna. Ha una mentalità senza preoccupazioni e ha la stabilità finanziaria. Congratulazioni, John. Che possiamo trovare pace e soddisfazione in tutti gli aspetti della nostra vita. Lezione 5. Ho sentito che vieni dall'Argentina. Ciao Anna. Ho sentito che vieni dall'Argentina. Sì, proprio così. Sono originario dell'Argentina. È incredibile. Da che parte dell'Argentina vieni? Vengo da Buenos Aires, la capitale. Buenos Aires è nota per la sua vivace cultura, giusto? Sì, è una città piena di arte, musica e balli di tango. Ballare il tango sembra affascinante. L'hai mai provato? Sì, ho preso lezioni di tango in Argentina. È impressionante. Mi piacerebbe vederti ballare un giorno. Forse posso mostrarti qualche passo qualche volta. Sarebbe fantastico. Sono entusiasta di saperne di più sulla tua cultura. Sarei felice di condividere con voi qualcosa in più sull'Argentina. Quali sono alcuni piatti tradizionali argentini che ti piacciono? Empanadas e asado sono popolari in Argentina. Le empanadas sembrano deliziose. Di cosa sono piene? Le empanadas possono avere vari ripieni come carne, formaggio o verdure. Mi viene fame solo a pensarci. Ne hai una preferita? La mia preferita è la tradizionale empanada ripiena di carne. Mi piacerebbe provarne uno un giorno.
L'Argentina è famosa per la sua carne bovina, giusto? Sì, l'Argentina è famosa per la sua carne bovina di alta qualità. Posso immaginare i sapori che fanno venire l'acquolina in bocca. Deve essere incredibile. Sicuramente lo è. La cultura della griglia è forte in Argentina. Sembra il paradiso degli amanti della carne. Certo che lo è. L'asado, o barbecue, è una tradizione molto amata. Non vedo l'ora di scoprire di più sulla cultura e la cucina argentina. Sono felice che tu sia interessato, John. Sono così tante le cose da scoprire. Grazie per aver condiviso con me un assaggio dell'Argentina, Anna. Benvenuto, John. È un piacere condividere la mia eredità con voi. Sono grato di averti come amico dall'Argentina. Allo stesso modo, John. Le amicizie che collegano le culture sono speciali. Assolutamente, Anna. Continuiamo a imparare e a celebrare le nostre differenze. Sembra un piano, John. Saluti all'amicizia e all'esplorazione culturale. Lezione 6. Ti ho sentito controllare i titoli dei giornali ogni giorno. Anna, ti ho sentito controllare i titoli dei giornali ogni giorno. Sì, è corretto. Mi piace rimanere informato. È una buona abitudine. Quali fonti utilizzi di solito? Leggo siti di notizie e seguo testate giornalistiche affidabili. È importante ottenere informazioni da fonti affidabili. Assolutamente. Do priorità alla precisione e alla credibilità. Come rimani aggiornato con le ultime notizie? Mi preme controllare i titoli dei giornali domattina. È un buon modo per iniziare la giornata informati. Mi aiuta a rimanere consapevole di ciò che accade nel mondo. Hai qualche argomento di notizie preferito che segui? Mi interessano le notizie dal mondo, la politica e la scienza. Si tratta di argomenti diversi e importanti su cui essere informati. Credo che rimanere informata mi aiuti a capire meglio il mondo. È bello avere una prospettiva ampia sulle questioni attuali. Sì, mi permette anche di impegnarmi in conversazioni significative. Questo è vero. Essere informati aiuta nelle discussioni e nei dibattiti. Mi aiuta anche a formarmi le mie opinioni sulla base dei fatti. Questo è un aspetto cruciale del pensiero critico. Sono d'accordo. È importante pensare in modo critico alle informazioni che consumiamo. Hai qualche consiglio per qualcuno che vuole iniziare a controllare regolarmente i titoli? Inizia trovando fonti di notizie affidabili in linea con i tuoi interessi. Questo è un buon primo passo per garantire informazioni affidabili. Inoltre, dedica un orario specifico per leggere i titoli ogni giorno. La coerenza è fondamentale quando si sviluppa un'abitudine. Sì, e ricordati di affrontare le notizie con una mente aperta. Questo è un promemoria prezioso, Anna. Grazie per averlo condiviso. Benvenuto, John. Rimani curioso e informato. Lo farò, Anna. Lo facciamo per rimanere aggiornati e ben informati insieme. Congratulazioni, John. Continuiamo a imparare e crescere attraverso la conoscenza. Lezione 7. Hai notato che gli autobus qui sono vecchi e lenti? Anna, hai notato che gli autobus qui sono vecchi e lenti?
Sì, l'ho fatto. A volte può essere frustrante. È vero. Gli autobus lenti possono prolungare gli spostamenti. E nemmeno gli autobus più vecchi sono molto comodi. Questo è un aspetto negativo. Potremmo usare autobus più moderni ed efficienti. Sono d'accordo. Gli autobus più recenti offrirebbero un'esperienza migliore ai passeggeri. Un altro problema è l'inquinamento causato da questi vecchi autobus. Sì, è preoccupante per l'ambiente e la nostra salute. Dovremmo incoraggiare l'uso di opzioni di trasporto più pulite ed ecologiche. Assolutamente. Investire in autobus ecologici sarebbe utile. Contribuirebbe a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria. E contribuirebbe a un futuro più sostenibile. Pensa che ci siano piani per aggiornare la flotta di autobus? Non ne sono sicuro, ma varrebbe la pena indagare. Forse possiamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di autobus migliori. Questa è una buona idea. Possiamo avviare conversazioni e sostenere il cambiamento. Ogni piccolo passo è importante per un sistema di trasporto migliore. Esattamente. Lavoriamo per una soluzione più efficiente ed ecologica. Sono felice che condividiamo la stessa preoccupazione, Anna. Anche io, John. Insieme possiamo fare la differenza. Continuiamo la conversazione e troviamo modi per apportare cambiamenti positivi. Su questo sono d'accordo con te, John. I nostri sforzi possono portare a un futuro migliore per tutti. Grazie per aver discusso di questo importante argomento, Anna. Benvenuto, John. È sempre bello avere queste conversazioni e agire. Ecco un sistema di trasporto più ecologico ed efficiente. Congratulazioni, John. Facciamo in modo che accada. Lezione 8. Hai sentito parlare dell'elevata tassa sulle auto? Anna, hai sentito parlare dell'alta tassa sulle auto? Sì, è piuttosto costoso possedere un'auto qui. Questo è un peccato. L'elevata tassazione colpisce molte persone? Sì, rende il possesso di un'auto meno accessibile per molti. Posso immaginare che sia un peso per le finanze delle persone. Può esserlo, soprattutto per chi ha redditi più bassi. Ci sono ragioni addotte per l'elevata tassa sulle auto? Spesso è giustificato come un modo per ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento. Capisco. Lo usano come deterrente per limitare l'uso dell'auto. Sì, ha lo scopo di promuovere modalità di trasporto alternative. Esistono incentivi per incoraggiare opzioni di trasporto più ecologiche? Alcune città offrono incentivi per l'uso dei mezzi pubblici o della bicicletta. Questo è un passo positivo verso la riduzione dell'inquinamento. Lo è, e aiuta anche ad alleviare la congestione del traffico. Suppongo che sia un compromesso tra praticità e sostenibilità. Sì, trovare un equilibrio è fondamentale per un sistema di trasporto migliore. Pensa che l'elevata tassa sulle auto sia stata efficace? Difficile da dire. Dipende da vari fattori. Sarebbe interessante vedere l'impatto sull'uso dell'auto. Sicuramente. La ricerca degli effetti potrebbe fornire informazioni preziose. Spero che il gettito fiscale venga utilizzato per migliorare le infrastrutture.
Sarebbe l'ideale, per vedere benefici tangibili dalla tassa. Rimaniamo informati e vediamo se ci sono delle modifiche proposte. Concordato. È importante essere al corrente di eventuali sviluppi. Grazie per aver discusso di questo argomento, Anna. È perspicace. Benvenuto, John. È sempre bello scambiare punti di vista. Ecco un sistema di trasporto che sia allo stesso tempo sostenibile e accessibile. Congratulazioni, John. Continuiamo a esplorare modi per migliorarlo. Lezione 9. Sai dov'è una libreria? Anna, sai dov'è una libreria? Sì, ce n'è uno in fondo alla strada. Grazie, Anna. Volevo comprare un nuovo libro. Benvenuto, John. Goditi lo shopping di libri. Lo farò. Hai qualche consiglio sui libri? Che genere ti interessa? Mi piacciono i libri gialli e di fantascienza. In tal caso, consiglio di dare un'occhiata alla ragazza con il tatuaggio del drago di Stieg Larsson e Dune di Frank Herbert. Sembrano intriganti. Li cercherò. Grazie, Anna. Benvenuto, John. Buona lettura. Lo stesso vale per te, Anna. Vi auguro una splendida giornata. Anche tu, John. Abbi cura di te e goditi la tua visita in libreria. Lezione 10. Preferisci un animale domestico grande o piccolo? Anna, preferisci un animale domestico grande o piccolo e perché? Preferisco animali domestici di piccola taglia perché sono più facili da gestire. Questo ha senso. Gli animali domestici di piccola taglia richiedono meno spazio. Sì, possono essere confortevoli in appartamenti o case più piccole. Quali sono alcuni esempi di animali domestici di piccola taglia che ti piacciono? Mi piacciono i gatti e i cani di piccola taglia come i Chihuahua o i Pomerani. I cani e i gatti di piccola taglia possono essere ottimi compagni. Sono anche più facili da maneggiare e curare. E tu, John? Preferisci animali domestici grandi o piccoli? In realtà preferisco animali di grossa taglia come Labrador Retriever o Golden Retriever. I cani di grossa taglia possono essere molto amichevoli e ottimi per le attività all'aperto. Sì, possono essere ottimi compagni di avventure. Tuttavia, i grandi animali domestici richiedono più spazio ed esercizio fisico. È vero, e potrebbero aver bisogno anche di più cure. È interessante come differiscano le nostre preferenze per quanto riguarda gli animali domestici. Sì, dipende dal nostro stile di vita e dalle nostre preferenze personali. In definitiva, la cosa più importante è dare amore e cura ai nostri animali domestici, indipendentemente dalla loro taglia. Assolutamente, John. Gli animali domestici portano gioia e compagnia nella nostra vita. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri, Anna. Benvenuto, John. È sempre bello parlare di animali domestici. In effetti. Buona giornata, Anna. Anche tu, John. Abbi cura di te e goditi il tempo con il tuo animale domestico, qualunque sia la sua taglia. Lezione 11. Come stai affrontando la vita universitaria finora? Anna, come stai vivendo la vita universitaria finora? È stata una bella esperienza, John. Che ne dici di te? Anche a me piace.
C'è così tanto da esplorare e imparare. Assolutamente. L'ambiente accademico è stimolante e stimolante. Sono d'accordo. I professori sono ben informati e appassionati delle loro materie. È fonte di ispirazione essere circondati da studenti motivati e motivati. Sono rimasta colpita anche dalla gamma di attività extrascolastiche disponibili. Sì, entrare a far parte di club e organizzazioni mi ha permesso di perseguire i miei interessi. È un ottimo modo per incontrare nuove persone e fare amicizie per tutta la vita. Sicuramente. L'aspetto sociale della vita universitaria è entusiasmante e dinamico. Hai affrontato difficoltà nell'adattarti alla vita universitaria? La gestione del tempo è stata un po' impegnativa, ma sto imparando a stabilire delle priorità. Posso capire. Bilanciare corsi, incarichi e vita personale richiede una pianificazione. Vero. Ma è anche un momento di crescita personale e scoperta di sé. Assolutamente. L'università ci offre una piattaforma per esplorare le nostre passioni e interessi. E ci prepara per le nostre carriere e aspirazioni professionali future. Anche le strutture e le risorse del campus sono impressionanti. La biblioteca, i laboratori e gli spazi di studio sono fondamentali per il nostro successo accademico. Apprezzo i servizi di supporto offerti, come tutoraggio e consulenza professionale. Forniscono una guida preziosa e ci aiutano a orientarci nella vita universitaria. Non dimentichiamo gli eventi sociali e le tradizioni del campus. Aggiungono un senso di divertimento e spirito di comunità alla nostra esperienza universitaria. Nel complesso, la vita universitaria è un capitolo unico e memorabile della nostra vita. Assolutamente, John. Abbracciamo ogni opportunità e sfruttiamola al meglio. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ecco un viaggio universitario appagante e gratificante. Lezione 12. Avete preso in considerazione l'idea di ottenere un mutuo ipotecario immobiliare? Anna, hai preso in considerazione l'idea di ottenere un mutuo immobiliare? Sì, John. Sto pensando di comprare una casa ed esplorare le opzioni di mutuo. È una decisione importante. Hai studiato diversi tipi di mutui ipotecari? Oh. Ci sono mutui a tasso fisso e a tasso variabile da prendere in considerazione. Qual è la differenza tra i due? Un'ipoteca a tasso fisso ha un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito, mentre un'ipoteca a tasso variabile ha un tasso variabile che può cambiare nel tempo. Interessante. Hai pensato all'acconto? Sì, sto risparmiando per un acconto, che è una percentuale del prezzo di acquisto della casa. È importante disporre di risparmi sufficienti per un acconto e garantire un mutuo. Assolutamente. Gli istituti di credito richiedono spesso un acconto per qualificarsi per un mutuo ipotecario. Hai controllato il tuo punteggio di credito? Influisce sull'idoneità al mutuo. Sì, ho monitorato il mio punteggio di credito e ho lavorato per migliorarlo. Questo è un buon passo. Un punteggio di credito più elevato può portare a migliori condizioni di prestito. Sto anche valutando la durata del prestito. Può influire sui pagamenti mensili. Le durate di prestito più brevi hanno generalmente pagamenti mensili più elevati ma costi di interesse complessivi inferiori. Le durate di prestito più lunghe possono comportare pagamenti mensili inferiori ma costi di interesse più elevati nel tempo.
Hai iniziato a confrontare i tassi di interesse di diversi istituti di credito? Sì, ho fatto ricerche e ho ricevuto preventivi da vari istituti di credito per trovare tassi competitivi. È importante guardarsi intorno e confrontare le offerte per ottenere l'offerta migliore. Sicuramente. Voglio trovare un mutuo ipotecario con condizioni e tassi favorevoli. Hai preso in considerazione l'idea di ottenere l'approvazione preventiva per un mutuo ipotecario? Sì, la preapprovazione può darmi un'idea migliore del mio budget e rendere più agevole il processo di acquisto della casa. È una mossa saggia. La preapprovazione dimostra ai venditori che sei un acquirente serio. Terrò conto anche di altri costi come le tasse sulla proprietà e l'assicurazione. Ottima osservazione. Tali spese dovrebbero essere considerate nell'accessibilità economica complessiva della proprietà. È un processo completo, ma sono entusiasta della possibilità di possedere una casa. Ti auguro buona fortuna, Anna. L'acquisto di una casa è un traguardo importante. Grazie, John. Mi assicurerò di valutare attentamente le mie opzioni e prendere una decisione informata. Lezione 13. Pensi che la guida dei genitori sia importante per i bambini? Anna, pensi che la guida dei genitori sia importante per i bambini? Assolutamente, John. I genitori svolgono un ruolo cruciale nel guidare i propri figli. Quali sono alcune aree in cui è necessaria la guida dei genitori? I genitori forniscono una guida in aree come l'istruzione, i valori e le abilità di vita. In che modo i genitori possono guidare i propri figli nell'istruzione? Possono incoraggiare lo studio, fornire risorse e sostenere i loro obiettivi accademici. E che dire dell'insegnamento dei valori? I genitori possono instillare valori come l'onestà, la gentilezza e il rispetto attraverso le loro azioni e conversazioni. I genitori possono anche guidare i propri figli nello sviluppo di abilità essenziali per la vita. Ad esempio? Competenze come la comunicazione, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale. È importante che i genitori siano modelli positivi, giusto? Assolutamente. I bambini spesso imparano osservando il comportamento dei genitori. Che ne dici di stabilire limiti e disciplina? Stabilire limiti appropriati e una disciplina coerente aiuta i bambini a comprendere limiti e conseguenze. In che modo i genitori possono guidare i figli a fare buone scelte? Possono aiutare i bambini a comprendere i potenziali risultati delle loro scelte e fornire indicazioni per prendere decisioni sagge. Cosa succede se i genitori non sono d'accordo su alcuni aspetti dell'orientamento? È importante che i genitori abbiano discussioni aperte e rispettose per trovare un terreno comune. Che ruolo gioca la comunicazione nella guida dei genitori? Lezione 14. Hai mai pensato di viaggiare al Polo Nord? Anna, hai mai pensato di viaggiare al Polo Nord? Sì, John. È un'idea affascinante esplorare una destinazione così unica. Cosa ti attrae al Polo Nord? La bellezza incontaminata della regione artica e la possibilità di ammirare l'ambiente polare. Deve essere un'esperienza incredibile vedere da vicino il ghiaccio polare e la fauna selvatica. Assolutamente. La fauna artica, come gli orsi polari e le foche, è uno spettacolo da vedere. Quanto pensi che sarebbe difficile raggiungere il Polo Nord? È un luogo remoto ed estremo,
quindi richiederebbe senza dubbio un'attenta pianificazione e preparazione. Quale mezzo di trasporto sceglieresti per il viaggio? Molto probabilmente, una nave rompighiaccio o una spedizione guidata sarebbe l'opzione più sicura e pratica. Sarebbe fantastico navigare nelle acque ghiacciate e ammirare i paesaggi artici. Sicuramente. I vasti iceberg e i paesaggi ghiacciati sarebbero il sogno di ogni fotografo. Mi chiedo come sarebbe vivere l'esperienza della luce diurna o dell'oscurità continua nell'Artico. Sarebbe una sensazione unica assistere al fenomeno del giorno polare o della notte polare. Ci sono attività o avventure specifiche che vorresti provare mentre sei al Polo Nord? Le slitte trainate da cani, la pesca sul ghiaccio e forse anche il campeggio sul ghiaccio sarebbero esperienze elettrizzanti. Sembra l'avventura di una vita. Ma dobbiamo anche considerare l'impatto ambientale. Assolutamente. Le pratiche di viaggio sostenibili e il rispetto per il fragile ecosistema artico dovrebbero essere una priorità. Esistono precauzioni o considerazioni di sicurezza da tenere a mente? Sì, è fondamentale essere ben equipaggiati con abbigliamento adeguato, strumenti di navigazione e seguire la guida di guide esperte. È importante dare priorità alla sicurezza in un ambiente così estremo. Sicuramente. Le condizioni meteorologiche e i potenziali pericoli richiedono cautela e preparazione. Nonostante le difficoltà, viaggiare al Polo Nord regalerebbe ricordi indimenticabili. Sarebbe un viaggio irripetibile che lascerebbe un'impressione duratura. Manteniamo il Polo Nord nella nostra lista dei desideri da visitare, Anna. È un'avventura che vale la pena intraprendere. Assolutamente, John. Esplorare l'Artico e vivere le sue meraviglie sarebbe un sogno diventato realtà. Lezione 15. Hai mai subito un terremoto? Anna, hai mai subito un terremoto? Sì, John. Ho subito alcuni terremoti in passato. Deve essere stato spaventoso. Com'è stato? È un'esperienza spaventosa e inquietante quando la terra inizia a tremare. Come possiamo stare al sicuro durante un terremoto? È importante lasciare cadere, coprire e resistere. Mettiti sotto un mobile robusto e proteggi testa e collo. Cosa dobbiamo fare dopo che la scossa si è fermata? Dopo che la scossa si è fermata, dovremmo verificare la presenza di lesioni e potenziali pericoli nell'ambiente circostante. Esistono misure che possiamo adottare per prepararci a un terremoto? Sì, dovremmo avere un kit di emergenza con elementi essenziali come cibo, acqua e una torcia elettrica. Che ne dite di mettere in sicurezza mobili e oggetti pesanti nelle nostre case? Proteggerli per evitare che cadano durante un terremoto è una buona idea. Ci sono segnali di allarme prima che si verifichi un terremoto? Non sempre, ma a volte gli animali possono comportarsi in modo insolito, o possono verificarsi piccoli tremori, noti come scosse premonitrici. In che modo gli scienziati misurano le dimensioni di un terremoto? Gli scienziati usano la scala Richter, o la scala della magnitudo momentanea per misurare l'entità di un terremoto. I terremoti possono causare altri pericoli? Sì, i terremoti possono innescare tsunami, frane e persino effetti secondari come gli incendi. È importante essere preparati e informati sulla sicurezza in caso di terremoto. Assolutamente. Sapere cosa fare può salvare vite e ridurre al minimo i danni.
Cosa possiamo fare per sostenere le comunità colpite dai terremoti? Donare a organizzazioni rispettabili o fare volontariato può aiutare a fornire assistenza e sollievo ai bisognosi. È importante riunirsi e sostenersi a vicenda nei momenti difficili. Sicuramente. L'unità e la resilienza sono fondamentali per riprendersi dagli impatti dei terremoti. Restiamo informati e diffondiamo la consapevolezza sulla sicurezza in caso di terremoto, Anna. Assolutamente, John. Preparazione e conoscenza possono fare una grande differenza nelle aree soggette a terremoti. Lezione 16. La zanzara non è fastidiosa. Anna, la zanzara non è fastidiosa? Sì, può essere piuttosto fastidioso. Vengo sempre morso dalle zanzare durante l'estate. Anche a me, i loro morsi prudono molto. Hai trovato modi efficaci per respingere le zanzare? L'uso di uno spray repellente per zanzare aiuta un po'. Uso le zanzariere anche quando dormo. È una buona idea tenerli lontani di notte. Vorrei che ci fosse un modo per eliminare completamente le zanzare. Sarebbe bello, ma sono una parte naturale dell'ecosistema. Immagino che dobbiamo trovare il modo di coesistere con loro. Sicuramente, concentriamoci sulla riduzione al minimo del loro impatto. Mi assicurerò di mantenere pulito l'ambiente circostante e di rimuovere l'acqua stagnante. Questo è importante perché le zanzare si riproducono in acque stagnanti. Dovremmo anche indossare maniche lunghe e pantaloni per proteggerci. Buon punto, coprirsi può aiutare a ridurre le punture di zanzara. Nonostante il loro fastidio, le zanzare ci ricordano di apprezzare la diversità degli insetti. È vero, hanno il loro ruolo nell'ecosistema. Restiamo proattivi nel proteggerci dalle zanzare. D'accordo, e godiamoci la vita all'aria aperta prendendo le necessarie precauzioni. Grazie per averne parlato, Anna. È bello condividere le strategie. Benvenuto, John. Insieme, possiamo ridurre al minimo il fastidio delle zanzare. Assolutamente. Buona giornata, Anna. Anche tu, John. Abbi cura di te e resta al sicuro dalle zanzare. Lezione 17. Penso che il libro sia sulla mia scrivania. Anna, credo che il libro sia sulla mia scrivania. Sei sicuro? Hai controllato lì? Non ho ancora controllato, ma ricordo di averlo lasciato lì. Andiamo a vedere se è effettivamente sulla tua scrivania. Buona idea, andiamo insieme a scoprirlo. Guardate, eccola qui. Il libro è davvero sulla tua scrivania. Oh, ottimo. Sono felice di averlo trovato. Grazie, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di averlo trovato. Apprezzo il tuo aiuto. Ora posso continuare a leggere. Buona lettura, John. Fammi sapere se hai bisogno di qualcos'altro. Lo farò. Grazie ancora, Anna. Sei un grande amico. Nessun problema, John. Sono sempre qui per aiutarti. Sono fortunato ad averti come amica. Ti auguro una giornata fantastica. Anche tu, John. Abbi cura di te e goditi il tuo libro.
Lezione 18. Ho solo bisogno di dormire. Anna, ho solo bisogno di dormire. Capisco, John. Devi essere stanco. Sì, ho avuto una lunga giornata e avrei bisogno di riposare. Fai un sonnellino se puoi. Può aiutarti a ringiovanirti. Sembra una buona idea. Troverò un posto comodo. Assicurati di impostare un allarme se hai degli obblighi in seguito. Lo farò, non voglio dormire troppo. Grazie Anna. Nessun problema, John. Tutti hanno bisogno di riposo per ricaricarsi. Apprezzo la tua comprensione. Ti auguro una buona giornata, Anna. Anche tu, John. Goditi il sonnellino e abbi cura di te. Grazie, Anna. Ci vediamo dopo. Addio, John. Abbi cura di te e dormi bene. Lezione 19. La tua giacca è fantastica. Anna, la tua giacca è fantastica. Grazie, John. Piace molto anche a me. Il colore e lo stile si adattano perfettamente a te. Sono contenta che tu la pensi così. È una delle mie giacche preferite. Dove l'hai preso? Potrei volerne prendere uno anch'io. L'ho comprato in una boutique locale in centro. Dovrò dare un'occhiata. È un'ottima scelta di moda. Grazie, John. Grazie per il complimento. Hai un grande senso dello stile, Anna. Significa molto per me da parte tua, John. Grazie. Prego, Anna. Continua a indossare quella giacca. Lo farò sicuramente. Grazie ancora, John. Quando vuoi, Anna. Vi auguro una giornata fantastica. Anche tu, John. Abbi cura di te e resta alla moda. Lo farò. Ci vediamo, Anna. Addio, John. Vi auguro una splendida giornata. Lezione 20. Domani inizieremo molto presto. Anna, dobbiamo iniziare molto presto domani. Oh, davvero? A che ora dobbiamo alzarci? Dobbiamo svegliarci alle 5 del mattino per prendere il nostro volo. È piuttosto presto. Dovremmo andare a letto presto stasera. Sono d'accordo. Abbiamo bisogno di riposare a sufficienza per il viaggio. Assicuriamoci di impostare più allarmi per svegliarci in orario. Buona idea, non voglio dormire troppo e perdere il volo. Dovremmo anche fare le valigie stasera per risparmiare tempo al mattino. Sicuramente. Prepariamo tutto stasera. Farò una lista di controllo per assicurarci di non dimenticare nulla. Questo è intelligente. Ci aiuterà a rimanere organizzati. Domani sarà una lunga giornata, ma ne varrà la pena. Non vedo l'ora di partire per il nostro viaggio. Sarà un'avventura emozionante. Sono d'accordo. Dormiamo bene e prepariamoci per domani. Sembra un piano. Passa una notte riposante, Anna. Anche tu, John. Dormi bene e ci vediamo domattina.